Quando il sipario si alza su Kingdom Come Deliverance, il capolavoro ruolistico ambientato in un mondo medievale aperto, ci troviamo catapultati nel cuore della Boemia del XIV secolo. Dopo la morte di Carlo IV nel 1378, suo figlio Vaceslao IV eredita il trono, ma la sua gestione mediocre getta il regno in un vortice di conflitti e instabilità. Tuttavia, all'inizio dell'avventura, questo tumulto sembra lontano mentre sorvoliamo fitte foreste, colline brulicanti di cervi e pittoreschi villaggi. È in questo contesto che incontriamo Enrico, detto Hal, giovane apprendista fabbro di Scalige, una prospera cittadina nota per le sue miniere d'argento. Figlio di Martin, un abile artigiano, Enrico conduce una vita spensierata, seppur segnata da un certo disinteresse per le responsabilità. Tuttavia, il destino ha in serbo per lui prove ben più dure. Con l'ascesa al potere di Sigismondo, re d'Ungheria e fratellastro di Vaceslao, il regno precipita nel caos. Sigismondo, deciso a consolidare il suo dominio, saccheggia territori boemi e invia il suo luogotenente, il crudele Markwart von Haulitz, a devastare Scalige. L'attacco è brutale, i genitori di Enrico vengono barbaramente uccisi e il giovane è costretto a fuggire con una preziosa spada. Dopo una fuga rocambolesca, Enrico raggiunge Tumbleberg, dove avverte Sir Divish di un imminente assalto. Nonostante l'intervento tempestivo, il destino di Scalige è ormai segnato. Determinato a seppellire i suoi genitori, Enrico torna nel villaggio distrutto, solo per essere attaccato dai banditi. Gravemente ferito, viene salvato da Teresa, una giovane donna che ha perso la sua famiglia durante il massacro. Rifugiatosi presso il mulino dello zio di Teresa, Aratage, Enrico inizia il suo cammino di redenzione. Sotto la guida di Sir Radzig entra a far parte delle forze locali, addestrandosi col severo capitano Bernard. Durante una battuta di caccia stringe un'inaspettata amicizia con Hans Capon, un giovane nobile arrogante ma dal cuore buono. Le indagini di Enrico lo conducono a un accampamento di banditi guidati da cumani mercenari. Qui, dopo una sanguinosa battaglia, emerge vittorioso, sebbene la spada rubata rimanga introvabile. Nel corso della sua missione scopre che dietro le incursioni vi è un misterioso individuo noto come il Capo, che utilizza monete contraffatte per finanziare le sue operazioni. La ricerca del capo porta Enrico a una serie di rivelazioni sconvolgenti. Il suo vero padre è Sir Radzig stesso, una verità che Martin, pur consapevole, aveva sempre custodito con amore. Questo legame segreto aggiunge ulteriore peso alla determinazione di Enrico di vendicarsi e ristabilire l'ordine. La battaglia finale si svolge presso il castello di Tumbleberg, dove Enrico, al fianco di Sir Divish e Hans, orchestra un assedio magistrale. Grazie all'ingegno dell'ingegnere Coran Kaiser, costruiscono un trabucco per abbattere le mura nemiche. Alla fine, il capo viene catturato e gli ostaggi, tra cui Radzig, vengono così liberati. Nel regno ancora in tumulto, Enrico riflette sulle sue lezioni apprese, ossia il valore dell'onore, l'importanza della parola data e la necessità di trovare equilibrio tra vendetta e giustizia. Mentre si prepara a nuove avventure, la sua trasformazione da apprendista fabbro a cavaliere leggendario è completa. Nonostante i numerosi bug e difficoltà tecniche di lancio, Kingdom Come Deliverance ha venduto oltre 8 milioni di copie entro il novembre 2024, dimostrando che esiste un vasto pubblico per giochi di ruolo medievali con narrazioni ricche e profonde. Il suo seguito sarà previsto per il 4 febbraio. Promette di ampliare ulteriormente questa epica saga, offrendo ai giocatori nuove opportunità per plasmare il destino di Enrico e del regno di Boemia. In attesa del lancio, non resta che prepararci a vivere nuove imprese cavalleresche, esplorando un mondo ancora più vasto e reattivo, dove ogni scelta conta e ogni decisione lascia un segno indelebile.
Questo è il riassunto del gioco, della storia del gioco, della prima serie, chiamiamola così. Quindi, come vi dicevo prima, tra qualche giorno uscirà il seguito. Siamo molto curiosi di andare a scoprire che storia ci sarà. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se acquisterete il gioco, se siete interessati comunque a vederlo e a conoscerlo. Insomma, commentate, mi raccomando, mettete un bel mi piace a questo video per sostenere questa serie, e se ancora non l'avete fatto vi consiglio di iscrivervi a questo canale attivando tutte le campanelle, perché arriveranno presto nuovi video. Ciao e alla prossima!